Il gioco perfetto in palestra? Esiste, forse. Insegnare attraverso il gioco è una delle armi più potenti dell'educazione fisica. Ma non tutti i giochi sono uguali. Alcuni coinvolgono, divertono e fanno crescere. Altri lasciano indietro, escludono, annoiano o peggio ancora creano frustrazione. Allora una domanda viene spontanea. Cosa deve avere un gioco per funzionare in palestra? Il gioco perfetto non agisce solo sull'aspetto motorio, ma anche sull'aspetto cognitivo, sull'aspetto socio-relazionale e sull'aspetto emotivo-affettivo. In altre parole, un buon gioco allena corpo, mente e cuore. C'è stato un tempo in cui i giochi servivano a selezionare i più forti, i più resistenti, i più silenziosi. Dovevano formare al sacrificio, temprare il carattere, preparare alla vita dura. Tradotto, se venivi colpito per primo a palla prigioniera, restavi in prigione anche 3 settimane senza giocare più. Eri fuori, basta. Erano giochi di una società diversa che puntava alla competizione, alla disciplina, all'adattamento passivo alle regole. Ma oggi la scuola ha un altro compito, o meglio un compito in più. Serve educare al rispetto, alla collaborazione e alla partecipazione di tutti, perché il gioco perfetto non deve far solo sudare, ma deve far anche crescere tutti insieme. Questo non lo dice il prof maestro Stefano, ma lo dice un documento ministeriale che è il nostro riferimento come insegnanti, le indicazioni nazionali. Ma adesso iniziamo e tranquilli, nessuno sarà eliminato al primo giro. Vedremo le caratteristiche del gioco perfetto e gli errori da non commettere. A proposito, valuta di iscriverti al canale per non perdere tutte le novità. Le caratteristiche del gioco perfetto. Regole semplici e chiare. Un buon gioco deve essere spiegato in pochi minuti, senza troppe eccezioni e complicazioni. Regole chiare, gioco efficace. Poi col tempo si possono aggiungere regole. Per esempio, io propongo una versione del dodgeball che si parte dalla versione base con 3 palloni, poi si va a 5 palloni e poi successivamente, quando i ragazzi hanno capito bene il gioco, si passa a un gioco che noi chiamiamo Fantaball, in cui i ragazzi hanno addirittura dei poteri speciali. Però prima hanno imparato bene il gioco base, poi si possono via via aggiungere regole per stimolare anche aspetti cognitivi sempre più complessi. E comunque, se spieghiamo un gioco per 10 minuti, meglio cambiare gioco. Movimento per tutti. Il gioco ideale è inclusivo, nessuno resta in disparte. Tutti devono avere un ruolo più o meno attivo dal primo all'ultimo minuto. Anche e soprattutto chi non è portato per lo sport deve poter partecipare senza sentirsi escluso. Esempio, il gioco dello sparviero. Vi metto il link qui. Tutti coinvolti, o scappi o prendi. Ruoli che ruotano. Un buon gioco permette di cambiare ruolo. Oggi attacchi, domani difendi, dopodomani arbitri. Così si evitano i soliti boss del gioco e si stimola l'esplorazione. Gino, hai visto quanto è difficile fare l'arbitro? No, ma sì, tutti mi contestavano e... Così la prossima volta che giochi non criticherai più chi fa l'arbitro, giusto? Sì, non mi lamento più e più. Sfida e divertimento. Il mix perfetto è equilibrio tra gioco e competizione. Abbastanza facile per essere a portata di tutti, ma abbastanza stimolante per non diventare noioso. Se è troppo facile non è stimolante, se è troppo difficile si rinuncia. Serve una sfida equilibrata, collaborazione e rispetto. Il gioco perfetto valorizza il fair play. Gli errori non si puniscono, ma si trasformano in occasioni per imparare. Esempio, il ponte mobile. 2 squadre, 4 materassi, ogni squadra 2 materassi, bisogna andare dall'altra parte della palestra spostando di volta in volta il materasso. Un gioco di collaborazione in cui tutta la squadra gioca insieme. Sembra sport, ma è educazione civica. Ritmo e varietà. Il gioco deve avere un buon ritmo. Pause brevi, dinamiche, varie e possibilità di recupero. L'andamento di un gioco generalmente è grande attenzione all'inizio, grande coinvolgimento, poi piano piano la curva scende, a quel punto si può inserire una variante o una sfida per far risalire un po' il coinvolgimento, l'attenzione del gruppo, ma poi di nuovo il gioco tende a scendere. Qui l'insegnante deve capire quando è il momento di cambiare gioco, di interromperlo prima che il gioco vada a morire.
Finale aperto e coinvolgente. Si lega al punto precedente. Se sono riuscito a mantenere il coinvolgimento alto, un bel gioco lascia la voglia di rifarlo. Il finale non deve essere frustrante o scontato. Se i ragazzi chiedono, prof, ancora una, dai, l'ultima poi basta. Quello è il nostro applausometro. Ma quali sono gli errori da evitare? Anche il gioco più promettente può naufragare. Ecco quali sono le trappole da evitare. Eliminazione prolungata. Se un ragazzo viene eliminato e resta fermo 10 minuti, smette di essere parte del gruppo. Quindi no all'eliminazione, meglio usare meccanismi di rientro o di penalità, un po' come a Mario Kart che l'ultimo alla stella e può ancora vincere il Gran Premio. Squadre sbilanciate. Creare team troppo forti o troppo deboli rompe l'equilibrio e spegne l'entusiasmo. Regole complicate. Se serve una laurea per capirle, abbiamo un problema. Giocatori passivi. Se metà della classe sta a guardare, non è educazione fisica, è Netflix. Competizione esasperata. Se lo scopo diventa solo vincere, il gioco perde la sua funzione educativa. Meglio una vittoria di squadra che un campione e 20 spettatori. Vittorie affidate al caso. La fortuna può rendere tutto molto più imprevedibile, ma se è troppo determinante, il gioco diventa ingiusto. Allora meglio giocare a tombola. Nessuna seconda possibilità. Un errore iniziale non deve precludere tutta la partita. Serve sempre una via per rientrare in gioco. Per esempio, uno viene preso, ma ha la possibilità di essere liberato da un compagno. Vero Gino? Sì, per fortuna che c'era Gigetto che mi ha liberato 7 volte. Bravo Gigetto, bravo! Il gioco perfetto in palestra non esiste come formula magica, ma si costruisce ogni volta con attenzione, osservazione e cura. È quello che fa muovere tutti, che diverte, che educa senza umiliare e che accende la voglia di riprovarci. Ma soprattutto è quello che sviluppa capacità motorie, cognitive e relazionali. Non serve che sia complicato, basta che sia vivo, inclusivo, stimolante. E tu hai mai provato un gioco perfetto? Ne hai alcune da proporre? Scrivilo nei commenti. Ciao a tutti e buon gioco! Ciao!